Eccoli qua, appena consegnati dal corriere e inviati da Thomann, due accordatori piezoelettrici da Dario, microtuner PW-CT12 e microtuner PW-CT21. Entrambe le confezioni riportano la dicitura Ned Steinberger Design, il che significa che questi due accordatori sono stati realizzati in collaborazione tra Daddario e Ned Steinberger, proprio quel signore che ha inventato i bassi e le chitarre Steinberger, inconfondibili nel loro design, in particolare perché privi della paletta. Ho preso questi due modelli che sostanzialmente sono identici per quanto riguarda questa parte. Ecco, qui ne ho già uno e ne ho diversi in casa in realtà. Questa parte dove c'è il display e i pulsanti, però appunto uno ha la clip, e cioè questo qui, lo metto di profilo per cercare di farvelo vedere, e questo è il modello PW CT12, mentre quest'altro non ha la clip, infatti c'è scritto clip free, ma ha un sostegno con un foro che serve ad avvitarlo, a fissarlo insieme alla meccanica dello strumento. Per quale motivo? Perché io ho questo Fender Jazz che molti anni fa dotai di una meccanica Hipshot per il drop che prende molto spazio, per cui mettere uno di questi accordatori a clip è un po' complicato perché proprio non c'è spazio, e poi mi dà fastidio che la clip vada sopra alla decalcomania Fender, considerato che questo è uno strumento vintage 62, cioè uno di quegli strumenti prodotti negli anni 80 con le specifiche dei primi anni 60. Ora siamo nel 2025, dunque questo quest'altro anno compie 40 anni, dunque sarà veramente vintage ormai, e vorrei evitare di rovinarlo. Dunque voglio provare a dotarlo dell'accordatore che si avvita alla meccanica. Guardando le meccaniche ora e guardando l'accordatore mi sa che non ci riuscirò, lo scopriremo insieme. Ad ogni modo, io non sono mai stato un grande fan degli accordatori a clip, ne ho avuti diversi, ho avuto anche quelli tradizionali, cioè quelli con la clip, il braccetto, lo snodo e il display, ma sono durati niente perché sono molto delicati, poi non sai mai dove metterli per evitare appunto che si danneggino, dunque dovresti avere una piccola custodia rigida in cui ripolli, poi dovresti tirarli fuori, insomma una pratica lunga. Allora, da Dario, in collaborazione con Ned Steinberger, ha realizzato questo design pratico e compatto. Abbiamo questa clip che ti consente di applicare l'accordatore molto facilmente allo strumento, ma diventa un po' più complicato toglierlo, per cui si è maggiormente invogliati a dotare ciascuno degli strumenti di uno di questi, che è esattamente ciò che ho fatto. Infatti ne ho diversi, ho anche credo il primo modello, questo ha il display a colori, mentre il primo modello, che dopo vi faccio vedere, ha il display verde, però ha qualche cosina in più e qualche cosina in meno. Ripeto, sono compatti, quindi sono meno soggetti a qualsiasi tipo di urto e di stress, e soprattutto quando prendi il tuo strumento porti con te anche l'accordatore già pronto per essere utilizzato. È un buon accordatore di emergenza. È chiaro che se stiamo facendo un lavoro importante utilizzeremo il nostro accordatore a pedale, ma questo si rivela molto utile quando stiamo facendo lezioni oppure quando partecipiamo ad una manifestazione in cui c'è un avvicendamento rapido di artisti, strumentisti, eccetera, e non vogliamo tirare fuori con noi la pedaliera e tutto. Con questo siamo a posto, basta avere un pochino di attenzione quando accordiamo e tutto sommato si può avere un'accordatura abbastanza precisa. Andiamo a vedere se anche questi due che ho appena preso, come dire, non deludono le mie aspettative. Facciamo una sorta di piccolo unboxing, nel senso che questo già si vede come è fatto, però dobbiamo liberarlo da una specie di fascetta che lo blocca. Ecco qua, fatto, l'abbiamo liberato. Abbiamo una pellicola sul display che serve appunto per proteggere il display da eventuali graffi, e poi come sempre in questi casi abbiamo nello scomparto della batteria abbiamo una linguetta che protegge la batteria ed evita che si scarichi inutilmente prima della vendita. Ecco qui abbiamo, ecco, questo è il carrello, il piccolo carrellino
che contiene la batteria, spero si riesca a vedere, e qui è la sede in cui va il carrellino. Anche l'altro è proprio identico, funzionano tutti nello stesso modo questi accordatori. Ecco qua, si incastra e andiamo all'accensione, spero si riesca a vedere. Adesso poi vediamo le varie funzioni, ma c'è poco da capire, è un semplice accordatore. Dunque, il funzionamento del blocco, il blocco funziona un po' come una fascetta, non so se si riesce a vedere, c'è un dentino e delle zigrinature, quindi in pratica quando noi premiamo su questa levetta il dentino si solleva e libera questa sorta di slitta con le zigrinature tipo fascetta, e poi quando rilasciamo questa levetta si blocca tutto. Quindi il funzionamento è piuttosto semplice, il meccanismo è abbastanza delicato, come del resto sono delicati sempre questi apparecchi, però come dicevo prima, essendo contenuto, essendo compatto, se lo lasciamo stare lì senza toccarlo, questo può durare davvero anni. Ripeto, io ne ho un paio e ce li ho sicuramente da più di 10 anni, quindi insomma, se questi nuovi li hanno costruiti nello stesso modo, direi che non ci sono assolutamente problemi. Ah, quasi dimenticavo, abbiamo un pannello con 4 pulsanti, eccolo qua. Quello più in alto di tutti è il pulsante di accensione e spegnimento, poi abbiamo questi due pulsanti che servono a regolare l'intonazione di riferimento. Di base siamo a 4,40, ma possiamo scendere fino a 410 e salire fino a 480. E poi abbiamo questo pulsante qui sotto che serve a regolare l'orientamento del display. In pratica, dato che possiamo trovarci l'accordatore in questa posizione, in questa, oppure in questa o ancora in questa, tramite quel pulsante possiamo ruotare la lettura del display di 90 in 90 gradi in modo da trovarcela sempre comoda. Andiamo a provare questo accordatore sullo strumento e poi proviamo anche l'altro. Bene, ho sistemato l'accordatore in cima alla paletta del mio Yamaha 5 corde, una posizione che nella realtà sarebbe del tutto sconsigliabile perché in questo modo l'accordatore sarebbe scomodissimo da manovrare e il display sarebbe difficile da guardare. Conviene posizionarlo magari un pochino più vicino a noi. Ad ogni modo ho dovuto trovare un compromesso per mettere tutto a favore di telecamera. Andiamo ad accendere l'accordatore con l'apposito pulsante, ecco qui, il display ci mostra brevemente il valore di 440, cioè il valore di taratura di questo accordatore. Noi sappiamo che 440 corrisponde al valore espresso in Hz della nota La al di sopra del Do centrale del pianoforte, un valore riconosciuto universalmente. Questo valore su questo accordatore può essere variato da 410 a 480 ad incrementi di una unità tramite gli appositi pulsanti. Ecco qui 440, 441, 442. Riportiamolo indietro. 442, 441, 440. Altra cosa che possiamo fare con un altro apposito pulsante è cambiare l'orientamento del display. Ecco qui, e questo è l'orientamento che serve a noi per il nostro test che andiamo ora ad iniziare. Dunque partiamo dalla corda Sol, viene rilevata immediatamente e questa è già una bella notizia. Un bel Sol calante viene rilevato subito, un bel Sol crescente, eccolo qui, anche il Sol crescente viene rilevato immediatamente e questo già è un buon inizio, un Sol accordato, eccolo qui. Passiamo alla corda Re. La corda Re viene rilevata istantaneamente, anche lei, un bel Re calante, ecco qui, un bel Re crescente, perfetto, e adesso andiamolo a centrare. Ecco qui. Molto bene, passiamo alla corda La. Anche la corda La viene rilevata istantaneamente, La calante, La crescente. Il rilevamento direi che è piuttosto tempestivo.
Ok, sistemiamo questo là e adesso passiamo alle due corde che in genere sono più critiche per gli accordatori a clip. Non riesco a centrare questo là. Ok, e partiamo con la corda Mi. Ecco, la corda Mi viene rilevata pressoché subito, un bel Mi calante viene rilevato anche lui subito, un Mi crescente anche, quindi diciamo che l'esame della corda Mi è superato brillantemente. E adesso passiamo alla vera nemesi degli accordatori a clip, che è la corda Si. Viene rilevata con un attimo di ritardo, ma questo non è assolutamente un problema. Un bel Si calante viene rilevato subito, un bel Si crescente anche lui. Andiamo ad accentrare e a concludere questo test, per il quale possiamo dire di ritenerci soddisfatti, pienamente soddisfatti. C'è una cosa che probabilmente non c'entra con questo video, ma è un tarlo che mi si è infilato nella testa da quando ho iniziato a girarlo questo video. Come mai Ned Steinberger, il padre degli strumenti senza paletta, ha collaborato alla progettazione di un accordatore che si attacca alle palette degli strumenti, cioè un accordatore che non potrà mai essere utilizzato con i suoi strumenti? Ma non è un po' strano? Che cosa ne pensate? Fatemelo sapere. Oh, sono molto contento di questo primo test che abbiamo fatto. Vuol dire che questo acquisto di due accordatori quantomeno al 50% è andato bene, e sono ancora più soddisfatto per un motivo che non vi ho ancora detto. Posso anticiparvi che qualche dubbio nella realtà lo avevo, e invece tutti i dubbi sono stati spazzati via. Vediamo se anche l'altro accordatore non ci delude. Andiamo ad aprirlo. Dove lo apriamo? Vediamo un po', così. Ecco. Allora, vediamo cosa c'è dentro questo scatolino. Allora, tiriamo fuori. C'è questo cartoncino nel quale troviamo il motore dell'accordatore, eccolo qua, che è lo stesso di prima, è proprio identico, cioè la parte superiore è proprio identica, proprio uguale. Suppongo che sia proprio la stessa cosa. Però poi troviamo, c'è un bigliettino, dopo lo vediamo, c'è una bustina con il supporto, non so se si vede, ci sono come due, non so se si riesce a vedere, ci sono come due piedini che chiaramente fanno da spessore, da basamento, da appoggio sulla superficie evidentemente della paletta, perché poi questo c'ha questo incastro sotto, questo snodo che va inserito qui evidentemente, e poi va incastrato, suppongo, in questo modo, esatto, e poi questo va appoggiato. E ci sono anche, dove l'ho messa, eccole qua, ci sono anche due viti, perché chiaramente questa base fa spessore, dunque probabilmente hanno provvisto la confezione di due viti di una lunghezza che loro pensano sia compatibile con lo spessore di questa base più lo spessore della meccanica. Va bene, questo adesso lo capiremo. Come ho già anticipato, non so se riuscirò a montarlo perché non so veramente dove. Adesso cercherò di capirlo e poi vi mostrerò il risultato. Probabilmente dove potrò metterlo. Proverò probabilmente a montarlo su questa meccanica qui, in questo spazio qui. In teoria dovrei togliere questo perno che in effetti non serve a nulla, quindi potrei toglierlo, però io sono un po' così all'antica e su queste cose sono anche un po' superstizioso. Non sono superstizioso, ma un pochino su queste cose sì. C'è sempre stato questo perno e preferisco lasciarcelo. Dunque proverò a togliere questa vite e a montarlo qui. Vediamo che cosa succede. Vediamo anche cos'era quel biglietto che accompagnava la confezione, però per leggerlo devo mettermi gli occhiali perché altrimenti non leggo niente. Enter your unique player circle code found on the back of this card to earn points.
Spot, purchase, eccetera. In pratica qui c'è un codice che devo andare ad inserire sul sito della Daddario per avere appunto dei vantaggi. Dopo lo farò, ovviamente il codice non ve lo faccio vedere perché altrimenti poi ci andate voi a prendervi i miei vantaggi. Allora, cerchiamo di capire come montare questo accordatore sul Fender Jazz. Ecco fatto, sono riuscito ad installare il supporto dell'accordatore sulla meccanica della corda là e poi dopo ci ho montato sopra l'accordatore vero e proprio. La vite fornita nella confezione è stata utile perché effettivamente lo spessore aumenta. Rimango molto perplesso perché quando andiamo ad orientare l'accordatore si muove un po' tutto, dato che appunto il supporto è fissato su una sola vite. Peraltro la pressione non è molta, dunque si muove un po' tutto e ho qualche dubbio che appunto la pressione non sia sufficiente a trasmettere la vibrazione delle note dallo strumento all'accordatore. Non l'ho ancora provato, lo provo insieme a voi e vediamo quale sarà il risultato. Il mio pronostico è, diciamo, abbastanza negativo, sono scettico, però spero di essere smentito. Andiamo. Benissimo, partiamo dalla corda Sol, viene rilevata subito, così come le sue variazioni verso l'alto e verso il basso, molto bene, quindi già partiamo, direi, bene, e poi la corda Re viene rilevata subito anche questa, così come le sue variazioni verso l'alto e verso il basso. Passiamo alla corda La, anche questa viene rilevata immediatamente e anche le sue variazioni. A questo punto non rimane che la corda Mi e anche la corda Mi viene rilevata subito, immediatamente, così come le sue variazioni vengono prontamente registrate. E a questo punto, non avendo una corda più grave, proviamo a scendere con il Mi e vediamo cosa succede. Re diesis, Re naturale, Do diesis, anche il Do viene rilevato, incredibile, e così anche la nota Si, veramente notevole. Direi che anche questo test è pienamente superato. Prima di salutarci volevo mostrarvi quale secondo me è il posizionamento più comodo e corretto per questo accordatore. Ecco qui. In questo modo è davvero a portata di dita e si può orientare l'inclinazione, ecco, per renderci la lettura più comoda possibile. Così è come si vede da davanti la clip, ecco qui. Tra l'altro all'inizio ho detto che è facile montarlo ma è difficile smontarlo. In realtà non è vero, anzi in questo senso vi esorto a fare molta attenzione soprattutto ai primi tempi se non siete abituati ad avere questo tipo di accordatore montato sulla paletta, perché può succedere che estraendo lo strumento dalla custodia si vada ad urtare con un dito la leva di sblocco e può succedere questo, ecco, e l'accordatore finisce in terra. A me capitava abbastanza spesso le prime volte, poi ci ho fatto l'abitudine e semplicemente quando vado a estrarre lo strumento dalla custodia ci faccio attenzione. Ecco, è l'unica vera accortezza che bisogna avere. Per il resto vi auguro di poterne trarre beneficio come ho fatto io finora. Che dire, questi due accordatori hanno superato le mie più ottimistiche previsioni, ma sul serio, e c'è un motivo ben preciso, perché come raccontavo prima, più di 10 anni fa io acquistai questo accordatore nella sua prima versione, eccolo qui, non so se si riesce a vedere, il display è verde e poi si poteva orientare soltanto in due modi, ma la cosa interessante è che aveva un metronomo visivo che devo dire a me qualche volta è stato utile. Ma quello che era interessante è che veramente riusciva a prendere benissimo
subito tutte le frequenze. Magari aveva qualche problema sul Si grave, ma le 4 corde del basso tradizionale le prendeva subito ed era abbastanza preciso. Qualche anno dopo comprai altri accordatori della nuova versione, cioè quella che ho provato oggi qui per voi. Eccolo qua, uno di quegli accordatori, e devo dire che ero rimasto piuttosto deluso perché riuscivano a rilevare bene la corda Sol, la corda Re, la corda La, ma la corda Mi e la corda Si erano molto lenti. Sì, funzionavano, ma insomma, bisognava sempre avere un po' di pazienza perché prima che rilevasse il Mi ci voleva un po' di tempo, poi appena l'aveva rilevato per prendere la correzione occorreva altro tempo, quindi si riuscivano ad usare ma ci voleva tempo e pazienza. Dunque, quando ho deciso di prendere questi altri due che sono sostanzialmente uguali a quest'altro che ho appunto acquistato credo 4-5 anni fa, ecco, avevo qualche dubbio ma anche la segreta speranza che nel frattempo avessero migliorato tutto il sistema, ed effettivamente è stato proprio così. Complimenti a Daddario per aver rinnovato questo modello di accordatore. Ricapitolando, microtuner o microtuner come si preferisce, Daddario PWCT12, quello con la clip, e PWCT21, quello senza clip ma con il supporto che si avvita a una delle meccaniche della paletta e poi ci si aggancia sopra. Due ottimi piccoli accordatori che vengono alimentati da una batteria CR2032. Hanno la possibilità di orientare il display in 4 posizioni, in 4 direzioni, 2 orizzontali, 2 verticali. Inoltre il diapason è regolabile da 410 Hz fino a 480 Hz, dunque una vasta possibilità di intonazione fine. Dimenticavo di dire che hanno l'auto power off dopo 10 minuti di inattività. Il prezzo di entrambi questi accordatori sullo store di Thomann, almeno al momento, è per entrambi al di sotto dei 20 euro. Mi sembra che questo, il PWCT12, quello con la clip, costi un paio di euro in meno rispetto a quest'altro. In ogni caso si tratta di prezzi veramente popolari e accessibilissimi, considerando tutto sommato quanto funzionano bene questi due piccoli attrezzi. In descrizione vi lascio i link affiliati di entrambi questi due accordatori per acquistarli appunto sullo store di Thomann. Cosa significa link affiliato? Significa che per voi non cambia niente, ma io ricevo una piccolissima percentuale, un modo in più per sostenere questo canale. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se già utilizzate questo tipo di accordatori, cosa ne pensate, avete intenzione di provarli, di comprarli, insomma fatemi sapere la vostra opinione che mi interessa sempre. E in ogni caso, se vi piace e vi interessa ancora quello che propone questo canale, mi raccomando, come di consueto, lasciate like, commenti, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, poi ci sono i super grazie e quant'altro. Questi due video contengono recensioni che ho realizzato tempo fa. Grazie per aver guardato anche questo video fino alla fine e alla prossima, a presto, ciao ciao!